Buongiorno amici del canale, oggi vi propongo un nuovo tutorial con Magic Wall e con uno dei colori più improbabili sulle pareti, perché ditemi la verità, 10 anni fa avreste mai pensato di colorare le pareti di casa vostra con il marrone? E invece il corteccia, insieme al caramello salato, è una delle tendenze più belle di quest'anno, infatti va tantissimo, vi piace sui mobili molto moderni, molto lisci e vi piace anche sulle pareti. E io vi voglio far vedere quanto starà bene in questa casa che ha delle fattezze diciamo decisamente antiche. Il soffitto non a caso ha gli stucchi e ha una percentuale di azzurro che sta benissimo col marrone e si sposerà veramente bene anche con le finiture delle porte che sono classiche, sono color noce e quindi noi andiamo avanti con questo trend. Anche il pavimento è di legno e quindi andiamo a giocare tono su tono con dei colori che staranno benissimo ma daranno un tocco veramente moderno a questa casa che altrimenti sarebbe troppo classica. Quindi svecchiamo con il marrone. Chi l'avrebbe mai detto? Partiamo. Ultimamente mi vedete nei tutorial che faccio sulle pareti utilizzare spessissimo la livella laser. In realtà è una cosa che io ho scoperto da poco perché mi ostinavo a misurare al grammo e invece sbaglio perché con un attrezzo del genere mi risolvo tantissimi problemi e soprattutto evito che ci siano poi degli errori alla fine. Perché? Perché queste case vecchie spesso hanno dei muri storti che ti possono leggermente fregare. Invece il fatto che la livella laser porti sempre il piano perfetto anche quando ci sono degli sbalzi sul pavimento è una garanzia. La uso anche per appendere i quadri quando hanno i due chiodi da mettere sul muro e quando devo mettere come oggi un listello di legno vecchio di recupero per fare una finta boiserie mi aiuta tantissimo. Seguo appunto la livella e non faccio errori. Perché ho deciso di mettere questo listello? Perché non voglio colorare da qua in giù per due motivi principali. Primo, non ho voglia di staccare tutti i termosifoni e ricolorarli a parte. Non ho voglia neanche di colorarli qua perché sono dei termosifoni vecchi con i piedini e so già che se li coloro in questo modo dietro non faccio il lavoro eccezionale, ma soprattutto oggi non ho voglia di usare la pistola a spruzzo perché non me la sento di imbiancare anche altre pareti, vorrei solamente fare questi fondali. Quindi ho deciso che la parte dietro la lascio clear sand come era già e questo termosifone che è stato poi dipinto solo 2 anni fa riprendendo il colore degli stucchi del soffitto lo lascio così. Starà bene con il nostro corteccia e starà ancora meglio con questo progetto dove abbiamo preso dei pannelli, dei listelli di legno vecchi, erano proprio 2 metri, erano anche un pochettino rovinati inizio alla fine, abbiamo smussato e sono usciti fuori perfettamente di 106, che è la larghezza che mi serve di qua e di là. Li vado a mettere con 2 chiodini perché non voglio mettere la colla su questo muro, non voglio che un domani sradicando via il listello mi venga via anche un pochino di intonaco, voglio evitare, quindi al massimo metto 2 chiodini, tanto non devono sostenere nulla, sono solamente di abbellimento e di delimitazione e soprattutto sono un decoro, quindi con 2 chiodini senza testa vado a porre il listello al muro. Come vedete alle mie spalle ho già iniziato a stendere le mani di marrone, in realtà per esigenze di girato Franco mi ha aiutato, abbiamo staccato l'applique, abbiamo dato velocemente 2 mani, quindi velocemente una mano, asciugato col foam, velocemente una seconda per rimettere subito sull'applique. In realtà oggi non volevamo anche metterci a staccare tutti i cavi e tutto il resto, quindi abbiamo semplicemente tolto la corrente dalla casa e abbiamo fatto questo lavoro in velocità. Ora però vi faccio vedere quanto è furbo e intelligente questo pennello che si chiama Architetto. In realtà esiste in 2 formati, c'è Architetto più grande, big, e Architetto più piccolo, small. Non fategli fregare dal manico rosso, questi qua sono 2 prototipi miei, ma quelli in commercio sono eccezionali, hanno le stesse identiche setole con la stessa inclinazione. Perché vi dico che sono pennelli furbissimi? Perché grazie alla loro inclinazione delle setole, grazie al fatto che loro sono tagliati in questo modo, vi permettono di andare al bordo del muro e fare un angolo perfettamente dritto senza sbavare, perché non è spesso, è assottigliato in punta ed è tagliato. Inoltre vi permette di andare anche in punti dove magari col pennello normale, ovale o un po' tozzo fate fatica. Quindi io lo carico molto bene in questo modo, appiattendolo,
tolgo gli eccessi ai lati e col mio pennello vado su. Ovviamente questa casa, essendo molto vecchia, non ha i muri perfettamente dritti e gli angoli non sono perfettamente dritti, ma è un po' il suo bello, quindi io non mi preoccupo del fatto che non ci siano degli angoli perfettamente, diciamo, a 45 gradi. Ora, è chiaro che su una parete clear sand ci sia da dare almeno una seconda passata di vernice, di corteccia, perché è ovvio, stiamo passando da un colore molto chiaro a un colore molto scuro, un po' come quando passiamo da un colore molto scuro a un colore molto chiaro. 2 mani sono sempre necessarie. Vi ricordo di usare la pittura pura, non diluita, è una cosa fondamentale. Qui io sto stendendo corteccia sul clear sand wall ed è molto più facile perché ovviamente aggrappa benissimo e il pennello scivola, che è una meraviglia, quindi io risparmio e uso pochissimo colore perché il muro non assorbe questo tipo di vernice. Continuo, prima mano dappertutto. Io questo cordolino lo faccio diventare corteccia e qua ho il clear sand. Guardate cosa succede adesso. Lo coloro. Sì, non compro la paint solo per questo listello, ragazzi. Uso la wall. Lo coloro e ovviamente, non avendo messo il nastro carta, sono andata un pochettino a sporcare, giusto? E come faccio adesso? Panno umido in microfibra e tolgo. Il fatto di usare prodotti eccellenti e di qualità fa la differenza. Avrei dovuto mettere il nastro carta e tutto il resto, invece guardate, chiaro che adesso poi io qua darò una seconda mano di clear sand perché vedete negli anni, ormai sono 3 annetti che è stato fatto, ha avuto qualche ammaccatura grazie ai bimbi, però guardate, ho tolto qualsiasi macchia e se tolgo la wall, secondo voi non tolgo anche uno schizzo di sugo del vino che è accidentalmente caduto? La wall è traspirante ma anche idrorepellente, vuol dire che toglie via tutte le macchie con un panno di spugna. Qua c'è solo acqua, Continuo. Ricordate che siete voi a decidere che cosa utilizzare su parete. Volete usare il pennello? Vi consiglio Merlino. Fate questo tipo di pennellata, molto raffazzonata, disomogenea. Ovviamente la prima tonalizza, dà un aggrappaggio, la seconda copre tutti i difetti, ve l'assicuro. Chiaro che dovete spalmare la seconda mano quando la prima è asciuttissima, altrimenti la seconda toglie la prima. Non avete la mano da pennello, non vi piace usare il pennello, il rullo. Su muri lisci usatemi quello in microfibra a pelo corto. Se avete muri o un po' più ruvidi o disomogenei, usate quello medio o lungo. Guardate qui. Chiaro che bisogna essere anche bravi a capire quando fermarsi. Cosa vuol dire? Che se il rullo non ha più nulla da regalarmi, non ha più nulla da darmi perché è scarico, io mi devo fermare, non devo continuare a schiacciare, perché se schiaccio tolgo, non vado a mettere. Ovvio che se uso un po' il pennello e un po' il rullo sul muro vedrò la differenza, ma questo è normale, con tutti i rulli, con tutti i pennelli succede. Se sbavi, ricordati sempre di prendere la spugnettina umida e rifinisci. Vuoi passare prima il rullo per fare prima e poi sopra il pennello? Per fare questa pennellata raffazzonata? Lo puoi fare, guarda qui. Io ora rifinisco in questo punto. E voilà, sciacquo il punto in cui ho sbavato sul muro bianco. E lascio asciugare dappertutto. Perché dovresti usare sia rullo che pennello? Perché magari con il rullo più lungo arrivate in punti che il pennello non arriva, o magari perché il rullo vi spalma la vernice dappertutto e poi col pennello andate a fare questa pennellata raffazzonata molto particolare. Decidete voi, potete anche usarli insieme. Da-dan! Abbiamo girato 2 mani, appeso il quadro, risistemato l'applique, fatto tutto velocemente perché volevo farvi vedere la grande sostanziale differenza tra la parte finita e la parte da finire. Ci abbiamo messo 1 oretta e mezza, non di più, anche pensando alle riprese e tutto registrato, quindi
ci ho messo veramente molto poco. Ricordate che la wall, quando dovete fare lavoretti di questo tipo, potete anche asciugarla con il phon, non succede nulla. A me piace molto e ha dato un tocco di modernità enorme. Inoltre rende l'ambiente più caldo e più raccolto. Prima il bianco era molto dispersivo. E ho usato la livella anche perché devo mettere 2 quadri gemelli appesi alla stessa altezza. E quindi cosa ho fatto? Ho deciso l'altezza, l'ho messo, vedete che ho la riga, e quando sarà ora di rimettere anche il quadro dall'altra parte, mi basterà seguire la riga della livella. E quindi sarà molto più facile per me non sbagliare il centro dell'applique, l'altezza è questa, e metterò i quadri alla stessa altezza senza far fatica. Quindi se non avete ancora una livella laser, provvedete perché vi facilita un sacco la vita. Dai Franco, continuiamo. Anche questo restyling è finito. Sento un po' il rimbombo, vero Franco? Pure i mobili sono quelli di prima. Comunque, alla fin fine abbiamo fatto questo fondale, mettendo già i quadri, rifinendo il tutto, e mi piace tantissimo perché ha reso l'ambiente molto più compatto, meno dispersivo, più caloroso, e vi devo dire la verità, il tocco di corteccia ha fatto la differenza, perché è vero che lega con le porte antiche, ma è anche vero che lega tantissimo con il quadro, che ha questa punta di rosso molto forte. In realtà se avessi messo un colore freddo non sarebbe stato così bene, quindi pensare di rimodernare utilizzando toni freddi non è sempre la situazione migliore. Usiamo anche toni forti accesi, calibrandoli ovviamente, però ricordate sempre che bisogna tener conto del pavimento, dell'ambiente, della luce. Sì, però quando si gioca su piccoli punti come ho fatto io non è così fondamentale pensare alla luce in tono, diciamo, chiaro, e legare anche all'arredamento che avete. Se io ho un quadro che ha delle finiture molto calde, anche se è moderno, devo tener conto di questo. Dall'altra parte invece ho mantenuto tutto quello che c'era, ho solamente spostato un quadro con una cornice dorata e ho mantenuto anche lì un vecchio mobile di cui sicuramente avrete visto il tutorial. Se non l'avete visto però andate a vederlo perché è proprio fico e ne vale la pena. Qua ci sono tanti colori perché io amo la casa colorata e ci sono tanti pezzi fatti da me. E adesso Franco ve li fa vedere, verrò tutti insieme. Vi fa vedere questo piccolo mobiletto con i cassetti, è stato fatto più di un anno fa. Questa credenza fatta con Olivia, anche questa forse 6 mesi fa. C'è un bel mobile restaurato dalla mia amica Barbara. C'è una bellissima console che ho fatto veramente tanto tempo fa, non mi ricordo se in un tutorial o in una diretta, e il mobile rosa. Quindi qua abbiamo tanti colori, blu, verde, rosa, toni di marrone, eppure stanno tutti bene insieme. Come mai? Perché i colori Magic Paint sono desaturati, vuol dire che le tonalità sono state studiate e desaturate per stare tutte quante bene insieme. E questo perché? Per darvi la garanzia che quasi tutti gli abbinamenti che voi facciate sono perfetti per star bene insieme tra di loro. Quindi sfogatevi, mi raccomando, non abbiate paura di utilizzare toni forti, toni importanti di carattere sui muri, bisogna studiarseli prima, e il marrone qua è stata la scelta perfetta, a me piace tantissimo. Giorgia mi consigliava di mettere vintage, invece secondo me il corteccia è ancora più azzeccato. Adesso la invito a cena così glielo chiedo. Mi raccomando, per comprare i colori Magic Paint e Magic Wall ricordate che si va sul sito elisirom.com per comprarli online, l'unico sito online che li vende, oppure dai rivenditori sul sito magicpaint.it. Tra poco ci saranno novità perché i due siti si fonderanno e diventerà uno unico, ma tanto li trovate nello stesso identico modo. E mi raccomando, Magic Paint non la trovate mai insieme a Magic Wall su Amazon, mai. Ciao!